Ciao a tutti e benvenuti in questo video dove andremo ad analizzare, come da titolo, la scala di Re maggiore e relative minori. Le minori del Re maggiore, come ben sappiamo, sono il Si minore, armonica e melodica. Il fatto che ce ne siano due l'avevo già comunque accennato nelle altre scale di Do e di Sol. Abbiamo quindi due scale differenti sulla scala minore. In questo caso abbiamo Si minore armonica, Si minore melodica. Notiamo subito, facciamo una piccola analisi subito dell'armatura di chiave. Abbiamo due diesis in chiave, quindi dobbiamo fare particolare attenzione in questa scala, perché abbiamo tutti i Fa dello spartito diesis e tutti i Do dello spartito diesis. Questo accade sia per il Re maggiore sia per il Si minore. Nel Re maggiore ovviamente avremo solo questi due tipi di diesis. Nelle minori, come ben sappiamo, già visto negli altri due video, abbiamo uno o due diesis in più in base alla scala armonica o melodica. Ma adesso passiamo subito all'analisi dello spartito. Siamo pronti allora a vedere questa scala di Re maggiore. Partiamo con appunto il Re maggiore che vede, come dice la scala stessa, la partenza dal Re, quindi posizioniamoci con il pollice sul Re. Ora la diteggiatura, come era anche per le altre due scale, vediamo che è sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Alterniamo sempre fino al terzo e fino al quarto dito, quindi anche qui la diteggiatura non cambia. Cominciamo a fare la scala e notiamo che abbiamo subito un diesis sul Fa. Andiamo avanti, abbiamo un altro diesis sul Do. Bene, poi la seconda parte della scala è identica alla prima, quindi abbiamo ancora il Fa, ancora il Do, e siamo arrivati al Re alto. E come si può sintetizzare questa scala? Per farla più facile, a voi vi basta ricordare su questa scala che ogni volta che c'è da fare il passaggio del pollice, come ad esempio sul 3, vedete che qui abbiamo subito un passaggio del pollice. Appena prima del passaggio del pollice ci va il diesis, quindi questa scala va ragionata così. Tutte le volte che vedete girare il pollice per continuare la scala, avrete appena prima un diesis. Quindi come vediamo abbiamo un diesis sul primo 3, poi abbiamo un diesis sul 4. Vedete che ogni volta che faccio il passaggio del pollice c'è un diesis, ancora il diesis sul 3, passaggio del pollice, diesis sul 4. Ovviamente finendo la scala con il mignolo non avremo il passaggio del pollice dopo il 4, però ci siamo capiti, tutti i diesis vanno appena prima del passaggio del pollice e sulla penultima nota, appena prima del mignolo. Poi tornando indietro avremo la stessa identica cosa. Ricordatevi di rifare il diesis appena tornati indietro, quindi anche dopo il mignolo ci va il diesis, perché torniamo appunto indietro, quindi così. Passaggio del pollice, abbiamo il diesis, altro passaggio del pollice, abbiamo il diesis, ultimo passaggio del pollice. Quindi questa era la scala di Re maggiore, un diesis per ogni passaggio del pollice. Andiamo a vedere ora la scala di Si minore. La scala di Si minore partirà, anch'essa, il nome della scala dice anche la partenza, quindi partiamo dal Si, pollice sul Si. Nel Si minore va ragionata un pelo diversa. Cominciamo con il Si minore armonica, abbiamo subito un Do diesis, quindi ricordatevi ogni volta che partite con il pollice sul Si avete subito il diesis sul 2. Adesso passiamo il pollice. Ok, questo passaggio è un po' più complicato, quindi avete un diesis sul secondo e sul quarto dito. Ecco, lo schema per il Si è sempre lo stesso, tutti i diesis sul dito numero 2, ogni volta che suona il 2 c'è il diesis.
e ogni volta che c'è il quarto dito c'è il diesis, quindi vi basta ricordare questa regoletta qui, diesis su tutti i due e su tutti i quattro. Tornando indietro vale esattamente la stessa cosa. Quindi se volete provare vedrete che tutti e due e tutti e quattro andranno fatti diesis sia salendo che scendendo. Provate anche voi pian pianino, io l'ho fatta già a una velocità abbastanza lenta per capire. Andiamo però a vedere il Si minore melodica adesso perché è leggermente diverso. Il Si minore melodica vede sempre il 2, come ricordiamo anche dagli altri video, la melodica è diversa dalla armonica, proprio perché all'andata ha dei diesis e al ritorno ha delle altre alterazioni diverse dai diesis. Quindi vediamo l'andata che è ricca di diesis, vediamo tutti i diesis sul 2 ma anche sul 3, sul secondo 3, il primo lo facciamo normale. Ecco, qui ci sono ben 3 diesis. Allo stesso modo abbiamo il 2 solo diesis e poi il 2, 3, 4 ancora diesis. Qui siamo arrivati in cima alla scala. Tornando indietro, ecco, tornando indietro è molto facile perché abbiamo solo i diesis sul secondo dito, solo secondo dito. Quindi partiamo dalla cima. Quindi molto facile a scendere, abbiamo solo il diesis sul secondo dito. A salire invece abbiamo il diesis sul secondo e sul 2, 3, 4, sul secondo e sul 2, 3, 4, quindi secondo, 2, 3, 4, ancora al secondo, 2, 3, 4, poi scendiamo solo sul secondo dito. Anche l'analisi di questa scala finisce qui, allora noi ci vediamo con il prossimo video che continuerà la serie dei video sulle scale dove andremo a parlare della scala di La maggiore e di Fa diesis minore. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.